a tutti ragazzi, oggi finalmente dopo una bella mareggiata che mancava in quest'inverno che è stato praticamente un'estate, siamo finalmente al giorno della scaduta, ossia quando il vento diminuisce la sua intensità e quindi il mare piano piano diminuisce l'altezza e la sua forza. Oggi voglio farvi vedere come capire, come leggere la spiaggia, che è una cosa molto importante perché ci permette di capire dove lanciare. Vedete, innanzitutto bisogna osservare le onde, bisogna osservare la schiuma e il colore del mare. Partiamo da qui. Come vedete qui c'è un punto dove non c'è la schiuma, dopodiché c'è di nuovo la schiuma e di nuovo senza. Cosa vuol dire tutto questo? Che qui, da qui alla schiuma, avremo un canale, quindi un'acqua un pochino più profonda, dove le spigole e gli altri predatori comunque possono andare a cacciare. Tuttavia, se ci avviciniamo, vediamo che il colore non è molto scuro, diciamo è abbastanza chiaro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che comunque l'acqua non è molto profonda, quindi questo canale è abbastanza basso e molto largo. Non è esattamente il canale che cerchiamo noi, però possiamo provare. Quando ci approcciamo a questo tipo di situazione, quello che faccio io, monto un'esca da ricerca e ora vi faccio vedere come. Queste sono le esche che io utilizzo per sondare un pochino il terreno, quindi cercare di capire dov'è la buca giusta, quindi esche che non scendono molto in profondità. Molto spesso le utilizzo sinking, quindi affondanti o che rimangano sospendi, rimangano lì, ma che posso lanciarle bene lontano per sondare un po' il terreno. Scelgo sempre dei cefalotti intorno agli 8-10 cm, come può essere questa artificiale di Maliospina, che mi permettono quindi di lanciare, ed è un'esca sempre apprezzata dalla spigola. Proviamo proprio con questo e facciamo dei lanci per sondare il terreno. Quando troviamo il mare così di scaduta, di solito utilizzo la canna per le spigole. Per oggi è un posto dove può girare il grosso serra, la grossa leccia, quindi sto utilizzando una canna che uso per i serra, vi lascio tutto in descrizione, con un 4000 e il finale dello 0,40. Non mi piace usare finali così grossi, ma veramente qui ci può essere la leccia grossa, quindi è inutile rischiarsela, tanto l'acqua è abbastanza sporca, il finale non è così importante come in altre giornate. Andiamo a pesca, va! Come vedete sto lanciando di lato, non in alto, perché quando c'è molto vento farei molti meno metri, quindi lanciando di lato, così, espongo l'esca meno al vento, quindi ho lancio meno parabolico. Inoltre vi ricordo che più in alto andiamo dal terreno, più il vento è forte, quindi diciamo non lo vogliamo lasciare il basso. Se invece voglio lanciare a favore di vento, a quel punto lancerò verso l'alto per sfruttare al meglio tutto il vento e andare lontano se serve. Recupero, come vedete sto sondando il terreno, un recupero lento, omogeneo, con qualche gercatina ogni tanto, abbastanza cadenzata. Come vedete l'acqua comunque rimane non troppo torbida, abbastanza chiara, quindi la scelta va su esche naturali, soprattutto perché c'è il sole. L'ideale ora sarebbe camminare, arrivare dove c'è la schiuma, perché lì dove si infrangono le onde ci sono delle belle buche e queste belle buche sono proprio dove le spigole cacciano, quindi dove stanno cacciando ora queste spigole? Molto vicino qui alla spiaggia, quindi potrei lanciare praticamente parallelo alla riva o lì dentro. Questi sono i tiri migliori che oggi possiamo fare. Il luogo non lo conosco perché anch'io mi sono trasferito da poco, quindi sostanzialmente non mi azzardo ad entrare troppo perché non so se ci sono delle buche, ma l'ideale sarebbe andare su quella secca e lanciare parallelamente. Vediamo se dopo riusciamo a farlo. Guardate quello che vi dico, no? Camminando l'acqua ora aumenterà di livello, dopodiché qui c'è un'altra piccola secca, si vede perché è più scura, già ci ho lanciato intorno. Guardate, questa è l'importanza di saper leggere il mare. Ora come vedete qui c'è questa zona, quindi lanciarci intorno è buono, ma l'importante è che voi sappiate leggerlo. Da qui lancio un po' avanti, un po' alta per andare. Bene, così ora me ne torno per farvi vedere altri posti.
Vedete? La buca più ampia è proprio qui, vicino alla spiaggia, è qui che dobbiamo lanciare. Ora questa me la ricordo, io mi prendo un paio di punti di riferimento e quando poi verrò con le prossime mareggiate saprò che lì è un buon punto per lanciare. Anche vicino alla riva le spigole cacciano. Mi raccomando, bisogna osservare, ma non bene, di più. Sono tutto bagnato. Comunque andiamo. È importantissimo anche guardare la spiaggia. La spiaggia ricalca quello che c'è sott'acqua. In questo caso, vedete, è tutta dritta, quindi ci aspettiamo di trovare la stessa più o meno profondità, lo stesso canale. Più avanti vi farò vedere che quando troviamo delle punte, quando troviamo degli avvallamenti, invece, vuol dire che ci sarà acqua più fonda, acqua più bassa, a seconda di quello che c'è nel mare. Perché è lì che le correnti, a seconda degli ostacoli che trovano, accumulano o tolgono la sabbia. Ed è importantissimo sapere questo. Come vedete adesso siamo in un punto dove c'è sempre l'onda che delimita, diciamo, l'acqua più bassa, ma la secca non si esaurisce in una strisciolina, ma continua. Vedete tutta una serie di ondine? E qui vogliamo lanciare perché comunque tra le varie ondine si creano anche delle buchette dove la spigola ama andare. Guardate! È più basso rispetto a prima dove c'era il canale. Così facciamo un pochino di tiri e proviamo. Massimo 3-4 tiri, perché comunque se la spigola c'è, mangia. Ovviamente stiamo pescando a cavallo dell'alta marea, che è uno dei momenti migliori, poi ve ne parlerò in un video. Adesso continuiamo e spostiamoci più avanti. Come vedete qui c'è un gradino. Questo gradino è stato formato ovviamente dalle onde, dalla corrente. E questi gradini sono molto importanti, ve li faccio vedere. C'è proprio una buchina. E in queste buche ovviamente i nostri pesci vanno a cacciare perché trovano granchi, vermi, altri piccoli pesci. Quindi è molto importante sapere che lì si vanno a formare. Quindi l'osservazione, vi ricordo, è fondamentale. Purtroppo neanch'io conosco questa spiaggia, è la prima volta che ci vengo. Quindi che succede? Che ovviamente ci sono dei punti dove le spigole si fermano, cacciano, che possono essere anche pochi metri in una spiaggia di chilometri. Quindi è importante all'inizio andarla a esplorare. Come vedete qui, le onde entrano ma poi si appiattiscono subito e poi fanno qualche ondina. Cosa vuol dire? L'acqua è bassa, dopodiché c'è un canale più marcato verso quella secca lì. Quindi io sono entrato e sto lanciando parallelamente. Lo faccio camminare un po' sulla secca, un po' no, sperando che ci sia qualche spigola. Recupero abbastanza lento, dando qualche piccola gercata, e se la spigola c'è, di solito mangio. Niente, quello che non mi piace però è che sebbene siamo in scaduta, sebbene ci sia l'alta marea, l'acqua non è molto alta, comunque rimane abbastanza bassa. Questo vuol dire che gli altri momenti della giornata qui praticamente c'è pochissima acqua e quindi anche ci sarà anche meno movimento di pesce. Cerchiamo invece un posto dove magari c'è qualche scoglietto, qualche riparo che può creare delle buche più importanti che rimangono sempre sostanzialmente, dove il pesce invece caccia più volentieri. Vedete, in questi punti l'acqua qui è addirittura proprio bassa bassa, la schiumata è molto lunga e si vede che l'acqua non è più alta di 10 cm, a meno che non ci siano delle buche dentro e potete anche andare veloci senza lanciare. In questo caso, se volete esplorarla tutta e vedete che qui è davvero bassa senza buche come in questo caso, andate dove inizia la secca e lanciate parallelo. Lì c'erano le buche e poteva essere un buon punto. Come vedete abbiamo superato un pezzo dove l'acqua era molto bassa e siamo arrivati a un altro punto interessante. Qui ci sono due secche, chiamiamole così, una che è più in fondo, quindi si vede la schiuma, si vedono le onde, dopodiché si calma, c'è acqua che sembra essere abbastanza alta, quindi parliamo anche di 2-3 metri, dopodiché piano piano decresce e torniamo qui. Quello che vi consiglio è arrivare dove possiamo arrivare
e se c'è una schiumata che ci piace particolarmente, lanciare dentro. Questo è anche un ottimo posto per le lecce e per i serra, perché è in questo canalone che poi riescono a cacciare bene, quindi tra qui e la seconda schiumata. Ma oggi non ci interessa, andiamo più avanti. Come vedete ora, al termine di questo grosso canalone, di nuovo l'acqua torna a essere bassa, quindi le onde sono più increspate, si vede il fondo, e qui che ci piace fare qualche lancettino in più. Possiamo utilizzare anche dei siliconi, li facciamo scendere meglio, e tuttavia sto cercando degli ostacoli, dei sassi che purtroppo ancora non ho visto. Qualche lancio qui vi consiglio di farlo. Quando però pescate a spigolo è una cosa molto importante, è inutile fare 8 milioni di lanci nello stesso posto, ne fate sempre uno laterale, uno frontale e continuate così. Se la spigola c'è, mangia al primo colpo. Soprattutto utilizzate però un'esca che sia adeguata a quel tipo di fondale, a quel tipo di giornata con la quale state pescando. Ragazzi, come vedete, oggi spero di avervi insegnato come leggere al meglio il mare, quindi soprattutto la spiaggia. Purtroppo la condizione oggi è particolare perché è cambiata in un secondo, il vento è cambiato, è montato molto forte e quindi è andato ad appiattire un po' tutto quanto, quindi la scaduta si è fermata. Eppure qualcosina l'abbiamo presa, vediamo un po' qui, va? Allora, vi ricordo che il mare siamo noi, quindi sta roba, se riuscite a farla, qualche bottiglina di plastica, perché qualcuno giustamente l'ha cartocciata, poi gli sembrava il secchione della spazzatura, che non è blu ma è giallo, vi ricordo, un po' di shampoo, poi una tiratina d'orecchie a qualche pescatore. Questa è la scatola della renicola, c'è anche una scatolina del muriddu ma sta giù, e i nostri amici professionisti, soprattutto quelli che fanno la cultura delle cozze, potrebbero stare un pochino più attenti, perché non è che devono tagliare tutte queste robe e poi buttarle a mare. Io ora queste le ho pescate, purtroppo non gliele posso dar da mangiare chi le ha buttate, le buttiamo nel secchione. Se ci riuscite pure voi ogni tanto un sacchettino di plastica, lo so, non è il nostro compito, non l'abbiamo buttato noi, però magari riusciamo anche a fare una luce migliore su noi pescatori sportivi, perché purtroppo, soprattutto negli ultimi momenti, abbiamo sempre la lente puntata addosso. Cerchiamo di fare il massimo in modo tale che saremo irreprensibili, e comunque non c'è veramente motivo di buttare la roba in mare perché è pieno di secchioni, oppure andate a casa, lo mettete nella plastica e bello che è fatto. Amici miei, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, se vi è piaciuto un like, iscrivetevi e se avete domande non esitate a farle. Ciao!